Benvenuti o bentornati sul mio canale. Per chi non mi conosce, io sono Ambra e nel video di oggi voglio mostrarvi come realizzare questi guantini ad uncinetto con questo motivo a treccia. Il motivo a treccia è molto semplice da realizzare, sono tutte maglie bassissime in cui ogni giro viene intrecciato in modo da dare la caratteristica forma. Se avete difficoltà a capire tutti i passaggi di come intrecciare i vari giri, vi lascio il link in descrizione e potete riprendere in mano il video che avevo fatto sul cappello a treccia, in cui probabilmente si vedranno molto meglio perché essendo tutte maglie bassissime magari nel video non si capisce bene. Inoltre vi ricordo che se volete potete iscrivervi al mio canale e attivare la campanella. I materiali che ho utilizzato sono un filato acrilico 100%, PC alta qualità, un uncinetto della misura adeguata al filato, in questo caso un 4 mm, un paio di forbicine, un ago da lana e due marcapunti. Per determinare la lunghezza del guanto e la sua larghezza, escluso il pollice, dobbiamo avviare un campione di tensione, ovvero ricreare un modulo, quindi una sola treccia, lavorata per intero. La treccia è lavorata in giri di andata e di ritorno, quindi una volta fatto il campione di tensione lo appoggiamo sulla mano e andiamo a misurare da metà mignolo fino a dove vogliamo farlo arrivare. In questo modo stabiliremo quante catenelle dobbiamo avviare per ricreare la lunghezza. Mentre per quanto riguarda la larghezza, una volta terminato il campione di tensione lo andiamo a misurare sempre appoggiandolo sulla mano in questo modo qua e vediamo quante trecce ci servono per arrivare in questo punto qua, quindi fino a ricoprire tutta questa parte di mano. La treccia si sviluppa con un multiplo di 12 catenelle più 2 maglie all'inizio e 2 maglie alla fine più una catenella per girare. Quindi ho calcolato per raggiungere questa lunghezza del guanto 36 maglie solo per la treccia, quindi 12 maglie più 12 maglie più 12 maglie. In più ho aggiunto 4 maglie, quindi 2 all'inizio e 2 alla fine, più una catenella per girare il lavoro, quindi un totale di 40 catenelle più una. Quindi vado ad avviare le mie 40 catenelle. Fatte le 40 catenelle ne vado ad aggiungere una per voltare il lavoro. Iniziamo il primo giro. Il primo giro sarà una maglia bassissima in ogni catenella, quindi salto la prima catenella dall'uncinetto ed entro nella seconda e faccio la mia prima maglia bassa, bassissima, e continuo così per tutta la riga. Termino il primo giro facendo l'ultima maglia bassissima, una catenella e volto il lavoro. Da adesso in poi andrò a lavorare sempre in costa dietro, quindi non prenderò più entrambe le asoline, ma entrerò solo nell'asolina posteriore in questo modo qua. Inizio il giro facendo le mie due maglie bassissime, e adesso andrò a lavorare la treccia, quindi vado a fare 3 maglie bassissime, 6 catenelle, salto 6 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed entro nella settima e lavoro 3 maglie bassissime. Quindi ho lavorato le mie prime 12 maglie che compongono la treccia. Ripeterò questa sequenza per altre 2 volte, quindi faccio 3 maglie bassissime, 6 catenelle,
salto 6 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, entro nella settima, faccio 3 maglie bassissime ed ho completato la seconda ripetizione di 12 maglie che compongono la treccia. Ripeto per l'ultima volta la sequenza, quindi faccio 3 maglie bassissime, 6 catenelle, salto 6 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, entro nella settima e termino facendo 3 maglie bassissime. E così ho completato la lavorazione della treccia. Quindi 12 più 12 più 12. Termino il secondo giro facendo 2 maglie bassissime. L'ultima maglia lavoratela sempre prendendo entrambe le asole, perché in questo modo il lavoro vi verrà più ordinato. Faccio una catenella e volto il lavoro. Nel terzo giro dovrò andare a fare una maglia bassissima in ogni maglia e in ogni catenella, quindi inizio facendo le mie 2 maglie bassissime e proseguo. Quando mi trovo davanti alle catenelle, mi raccomando, cercate di non attorcigliarle, quindi tenetele dritte così e semplicemente entrate e fate il punto, quindi tenendole sempre per lo stesso verso. Termino il giro entrando in entrambe le asole e facendo l'ultima maglia bassissima, una catenella e questo sarà il risultato. Quindi volto il lavoro, che in questo giro qua farò una maglia bassissima in ogni maglia. Termino facendo l'ultima maglia bassissima, una catenella e volto il lavoro. Anche nel quinto giro dovrò andare a lavorare una maglia bassissima in ogni maglia. Termino il giro facendo l'ultima maglia bassissima e questo sarà il risultato. Faccio una catenella, inizio il giro numero 6 facendo le mie solite 2 maglie bassissime, quindi 1 e 2. Adesso dovrò andare ad intrecciare i prossimi giri in questi spazi qua, in modo da dare la caratteristica forma alla treccia. Inizio quindi sempre con la stessa sequenza, ma con qualche piccolo cambiamento, quindi faccio le mie 3 maglie bassissime, adesso invece che fare 6 catenelle vado a lavorare 6 maglie bassissime nelle maglie che avevo saltato, quindi in questo spazio qua. Faccio la prima, due, 3, 4, 5 e 6, in questo modo qua. Adesso devo passare il lavoro sul dietro, passando da questo spazio qua, quindi allungo il filo e porto il filo che è attaccato al gomitolo nell'angolo a destra. Mi raccomando, questo è importantissimo in modo che il filo si intrecci per bene e nel giro successivo si sbrogli. Quindi passo il lavoro sul dietro in questo modo qua. Tengo fermo il cappietto e mi allungo il filo attaccato al gomitolo.
allungatelo tanto in modo che non tiri mentre lavorate. Adesso devo lavorare le ultime 3 maglie bassissime in questa riga qua, quindi salto 6 maglie contando 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e nella settima vado a fare 3 maglie bassissime e questo sarà il risultato. Quindi io ho lavorato le mie prime 12 maglie. Adesso devo ripetere questa sequenza per altre 2 volte, quindi vado a fare 3 maglie bassissime, lavoro le 6 maglie nelle maglie saltate, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e mi ritrovo così. Allungo il filo, mi sposto il filo attaccato al gomitolo sempre nell'angolo a destra e vado a far passare il lavoro sul dietro. Tengo fermo il cappietto e mi allungo nuovamente il filo attaccato al gomitolo. Reinserisco l'uncinetto e lavoro le ultime 3 maglie bassissime. Adesso vado a saltare le 6 maglie partendo dalla prima non lavorata qua su, quindi conto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nella settima lavoro una maglia bassissima, 2 e 3 ed ho terminato anche la seconda ripetizione di 12 maglie. Lavoro l'ultima della sequenza, quindi ripeto la sequenza lavorando l'ultima ripetizione, quindi faccio 3 maglie bassissime, 6 maglie nelle maglie che avevo saltato, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Allungo il filo, sposto il filo attaccato al gomitolo nell'angolo a destra e mi porto il lavoro sul dietro. Riallungo nuovamente il filo attaccato al gomitolo in modo che il filo si intrecci in questo modo qua. Reinserisco l'uncinetto e termino con le ultime 3 maglie bassissime, quindi vado a saltare 6 maglie qua sopra, quindi vado a saltare 6 maglie qua sopra, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e nella settima lavoro una maglia bassissima, 2 e 3 ed ho finito di lavorare anche la terza ripetizione. A questo punto mi devono avanzare 2 maglie dove vado a fare le ultime 2 maglie bassissime. Una catenella e questo sarà il risultato. Volto il lavoro, prima di iniziare il giro numero 7 prendete il filo e portatelo davanti all'uncinetto in questo modo qua. Iniziate il giro facendo le 2 maglie bassissime, quindi 1 e 2 e in questo giro qua il filo che prima si è attorcigliato dovrà sbrogliarsi. Inoltre non dovete più contare
3 maglie, salto 6, ma semplicemente dovete andare a eseguire una maglia bassissima in ogni maglia che incontrate. Quando ci troviamo davanti agli spazi dovrete riportare il lavoro sul dietro in modo che il filo in questo modo si sbrogli. Quindi inizio facendo sempre una maglia bassissima in ogni maglia, tanto è molto semplice, basterà seguire le maglie che via via vi trovate davanti. Quando poi sono a circa la metà del foro, quindi in questo caso qua, così, riallungate il filo e senza spostare il filo che è attaccato al gomitolo, semplicemente portate il lavoro sul dietro, in questo modo qua. Tenete fermo il cappietto e semplicemente sfilate il filo attaccato al gomitolo e in questo modo si sarà sbrogliato. Quindi si prosegue sempre facendo una maglia bassissima in ogni maglia fino a ritrovarsi davanti al prossimo spazio. Quando sono più o meno a metà del foro, così, riallungo il filo, passo il lavoro sul dietro, in questo modo qua, tengo fermo il cappietto e semplicemente sfilo il filo che è attaccato al gomitolo, reinserisco l'uncinetto e proseguo fino al prossimo spazio. E quando sono a circa metà del foro, allungate il filo, passate il lavoro sul dietro, in questo modo qua, e sfilate il filo attaccato al gomitolo, in questo modo si sarà sbrogliato. Quindi si termina il giro facendo sempre una maglia bassissima in ogni maglia. Ovviamente alla fine di questo giro vi dovranno sempre tornare 40 maglie bassissime. Quindi faccio l'ultima prendendo entrambe le asoline, una catenella e questo sarà il risultato. Volto il lavoro, inizio il giro numero 8. Il giro numero 8 sarà una maglia bassissima in ogni maglia e in questo caso qua il filo si dovrà intrecciare come nel giro numero 6, senza però andare a contare le maglie. Quindi facciamo una maglia bassissima in ogni maglia che incontriamo, in questo modo qua, e quando ci troviamo più o meno a metà davanti allo spazio andiamo a riportare il lavoro sul dietro come abbiamo fatto nel giro numero 6. Quindi mi riallungo il filo, prendo il filo attaccato al gomitolo e lo sposto nell'angolino a destra, in questo modo qua, così, e vado a far passare il lavoro sul dietro. Tengo fermo il cappietto e mi riallungo il filo attaccato al gomitolo. Quindi proseguo facendo una maglia bassissima in ogni maglia fino al prossimo spazio. Mi ritrovo nuovamente davanti a circa la metà del mio spazio, mi riallungo il filo, sposto il filo attaccato al gomitolo nell'angolo a destra e faccio passare il lavoro sul dietro. Riallungo il filo in modo che non tiri durante la lavorazione e vedete che il filo in questo modo si è intrecciato nuovamente. Quindi proseguo continuando fino al prossimo spazio con le maglie bassissime. Mi trovo nuovamente davanti al mio spazio, mi riallungo il filo, sposto il filo nell'angolo a destra e faccio passare il lavoro sul dietro. Riallungo il filo attaccato al gomitolo e il filo si dovrà essere intrecciato a questo punto in questo modo qua.
esattamente come prima. Quindi termino il giro di maglie bassissime in questo modo qua, l'ultima sempre prendendo entrambe le asole, una catenella e volto il lavoro. Il nono giro sarà esattamente come il settimo, quindi riprendo questo filo qua e lo porto davanti all'uncinetto in modo da spostarlo, in modo che si sbrogli meglio. Quindi vado a fare una maglia bassissima in ogni maglia e quando mi trovo a metà, esattamente come prima, davanti allo spazio, circa metà dello spazio, vado a riportare il lavoro sul dietro. Quindi riallungo il filo, sposto il lavoro sul dietro, in questo modo qua, reinserisco l'uncinetto e mi tiro via il filo. In questo modo il filo si sarà sbrogliato. Quindi proseguo fino al prossimo spazio. Mi ritrovo nuovamente davanti allo spazio, circa metà, quindi riallungo il filo, sposto il lavoro sul dietro, in questo modo qua, reinserisco l'uncinetto e sfilo il filo. Continuo fino al prossimo spazio. Sono nuovamente davanti allo spazio, quindi allungo il filo, faccio passare il lavoro sul dietro, reinserisco l'uncinetto e tiro via il filo. E in questo modo il filo si sarà completamente sbrogliato. Quindi termino con le maglie bassissime, faccio l'ultima, una catenella e questo sarà il risultato. Volto il lavoro, adesso in questo giro qua io dovrò andare a pareggiare tutto il bordo della treccia, seguendo sempre la stessa sequenza, quindi 3 maglie, 6 maglie e 3 maglie. Inizio il giro facendo le solite 2 maglie bassissime, quindi 1 e 2. Adesso vado a fare 3 maglie bassissime, 2 e 3. Adesso io mi dovrò agganciare con le mie maglie bassissime qua, in questa riga qua. Quindi vado ad inserire l'uncinetto nella prima maglia libera, quindi questa qua, e vado a fare le mie 6 maglie bassissime. Quindi faccio la prima, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Allungo un attimo il filo. Adesso devo andare a fare le ultime 3 maglie bassissime della sequenza su questa parte qua e per farlo dovrò saltare 6 maglie che passano e attraversano il foro. Quindi vado a contare dalla prima libera 6 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la punto un attimo con l'uncinetto e devo entrare nella settima maglia, quindi me la segno alzando leggermente l'asolina e vado a terminare facendo le ultime 3 maglie bassissime, quindi 1, 2 e 3, ed ho pareggiato le prime 12 maglie della sequenza. Adesso dovrò ripetere, quindi vado a fare 3 maglie bassissime,
mi devo agganciare qua, quindi sposto un po' il lavoro e vado a cercarmi la prima maglia libera, che è questa qua. Quindi vado a fare 6 maglie bassissime, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e così ho pareggiato anche questa parte qua. Adesso devo terminare con le ultime 3 maglie bassissime ed esattamente come ho fatto prima sfilo un attimo l'uncinetto e vado a saltare le 6 maglie che passano attraverso il foro. Quindi parto dalla prima libera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me la segno un attimo con l'uncinetto in questo modo qua e vado a segnarmi la settima. Quindi riprendo in mano l'uncinetto e vado a fare 1, 2 e 3. In questo modo qua ho terminato anche la seconda sequenza di 12 maglie. Vado a fare l'ultima, quindi ripeto 3 maglie bassissime, vado ad agganciarmi a questa parte qua, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Adesso, esattamente come prima, devo andare a riagganciarmi a questo pezzettino qua e a fare le ultime 3 maglie bassissime. Quindi allungo nuovamente un attimo il filo e vado a saltare queste 6 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, me la punto un attimo, 6 e 7. Quindi mi segno un attimo la settima così non la perdo e vado a fare le ultime 3 maglie bassissime. E a questo punto io ho pareggiato tutto il bordo della treccia. Mi devono avanzare quindi 2 maglie dove vado a fare le ultime 2 maglie bassissime, una catenella, ed in totale quindi dovranno tornarvi nel mio caso 40 maglie bassissime. Terminato di lavorare la mia prima treccia, il mio primo modulo, devo andare a vedere quante trecce mi servono per ricoprire la mano fino a qua. Quindi prendo la treccia, l'appoggio sulla mano in questo modo qua e già vedo che per arrivare qui mi servono altre 2 trecce. Quindi voi calcolate in base al filato che avete utilizzato quante trecce vi servono. Per ripartire a lavorare un'altra treccia dovrete ripetere dal giro numero 2 al giro numero 10, nel mio caso per altre 2 volte, quindi per arrivare a 3 trecce. Ho terminato le mie 3 trecce e a questo punto vado a vedere se la misura corrisponde, quindi appoggio il pannellino sulla mano e direi che ci siamo, perché il pannello mi ricopre fino a questa parte qua. Adesso dobbiamo andare a lavorare la parte del pollice e per farlo dovete munirvi di 2 segnapunti e segnare la maglia in cui inizia la separazione del pollice e il secondo marcapunti segnare la maglia dove termina la base della mano. Quindi in questo punto qua, mi raccomando, segnatevi dove avete messo le maglie in cui avete messo i marcapunti, perché poi ovviamente dovete ripetere sul secondo guanto. Quindi una volta inserito il marcapunti riprendiamo l'uncinetto e andiamo a fare una maglia bassissima
fino alla maglia con il marcapunti, col primo marcapunti. Fino a qui ho fatto 12 maglie bassissime. Ovviamente questo numero cambierà in base alle varie misure. Faccio un'ulteriore maglia bassissima dove ho messo il primo marcapunti e adesso dovrò andare a fare una serie di catenelle in modo da creare praticamente il pezzettino di pollice. Io ho calcolato che più o meno mi servono 6 catenelle più una per voltare il lavoro, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Controllo se più o meno il numero va bene, considerando comunque che le catenelle poi una volta lavorate tenderanno a stringersi un po', quindi direi che più o meno ci siamo. Se volete la lavorazione del pollice potete anche farla con un uncinetto di un numero più piccolo, in modo che vi venga leggermente più piccolino. Aggiungo una catenella per voltare il lavoro e adesso vado a fare una maglia bassissima sulle catenelle che ho appena fatto, quindi 6 maglie bassissime in totale nel mio caso. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Adesso vado ad aggiungere 2 maglie bassissime per andarmi a collegare a questa riga qua. Quindi la prima la faccio dove avevo messo il marcapunti e la seconda la vado a fare nella maglia successiva. In questo modo qua. Faccio una catenella e volto il lavoro. Vado quindi a fare 8 maglie bassissime in queste maglie qua, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e l'ottava la vado a fare prendendo entrambe le asoline e 8. Una catenella, mi rivolto il lavoro e adesso devo andare a fare 8 maglie bassissime, quindi fino a qua, dopodiché dovrò lavorare lo scalino per aggiungere altre 2 maglie bassissime e agganciarmi a questa parte del guanto. Quindi 1, 2, 3, 8, sempre lavorato in costa dietro, e adesso vado ad agganciarmi in queste 2 maglie qua, facendo la prima, lavorando quindi lo scalino. Entro, ve lo faccio vedere da vicino, non vado direttamente a lavorare la maglia perché altrimenti mi si creerebbe un buchetto, quindi mi vado ad agganciare qua. Qui è dove ho la maglia con il punto, mi vado ad agganciare in questa gambetta qua, tiro fuori il filo ed entro nella maglia successiva e faccio la mia maglia bassissima. Faccio la seconda maglia bassissima e quindi in totale io avrò 10 maglie bassissime. Faccio una catenella e volto nuovamente il lavoro. Adesso dovrò andare a lavorare quindi 10 maglie bassissime. 1, 2, 3 e l'ultima prendendo entrambe le asole, quindi 10. Una catenella, volto nuovamente il lavoro. Adesso dovrò andare a ripetere quindi le 10 maglie bassissime,
lavorare lo scalino e aggiungere altre 2 maglie bassissime. Lavorata la mia 10ª maglia, devo andare a lavorare questo scalino, quindi rientro nella gambetta del punto, tiro fuori il filo e vado nella successiva maglia bassissima, faccio il punto e faccio la seconda maglia bassissima, quindi per un totale in questo caso di 12 maglie bassissime. Faccio una catenella, volto il lavoro e adesso devo andare a lavorare 12 maglie bassissime e 12 in questo modo qua, una catenella, volto nuovamente il lavoro e adesso dovrò andare a lavorare come prima 12 maglie bassissime più 2 maglie bassissime per agganciarmi a questo giro qua. Faccio la 12ª e adesso vado ad aggiungermi, lavorando lo scalino, le altre 2 maglie bassissime, 13 e 14. Faccio una catenella, volto il lavoro e vado a lavorare altre 14 maglie bassissime, quindi 1, 2 e 14, una catenella, volto il lavoro e vado a ripetere le 14 maglie bassissime più 2 maglie bassissime per riagganciarmi a questo giro qua. Lavoro lo scalino, quindi 15 e 16, una catenella e abbiamo lavorato la prima metà del pollice. Come vedete io non sono arrivata fino al marcapunti, perché in questo caso qua direi che la larghezza mi può bastare, altrimenti mi diventa troppo largo. Se invece voi usate un filato più sottile e volete proseguire, proseguite pure fino a dove siete arrivati con il marcapunti. Per vedere se la misura più o meno va bene, basterà appoggiare nuovamente il guantino sulla mano e piegare il pollice in questo modo qua. Io direi che sono arrivata alla mia metà, quindi mi fermo qua, non arrivo fino al marcapunti. Adesso dovrò cominciare la serie di diminuzioni. Girate il lavoro e andrò a ripetere adesso la lavorazione delle 16 maglie bassissime. Lavoro la 16ª maglia bassissima, faccio una catenella e volto il lavoro. Adesso partirò dalle diminuzioni, quindi ripartendo dal giro con 14 maglie bassissime. Quindi faccio 1, 2 e 14 e mi fermo qua. Faccio una catenella, volto il lavoro e vado a rilavorare le mie 14 maglie bassissime, esattamente come ho fatto prima nel giro di aumenti. Faccio la 14ª, una catenella e volto il lavoro. Esattamente come prima andrò a ripartire la mia diminuzione facendo arrivare le maglie a 12. Mi fermo, una catenella e volto il lavoro. Andrò a ripetere le 12 maglie bassissime. Faccio la 12ª, una catenella e volto il lavoro. Stessa cosa di prima, riporto il numero delle maglie a 10. Faccio la 10ª,
una catenella, volto il lavoro e vado a ripetere le 10 maglie bassissime, una catenella, volto il lavoro, vado adesso a lavorare 8 maglie bassissime e 8, una catenella, volto il lavoro e vado a lavorare 8 maglie bassissime, una catenella, volto il lavoro e adesso faccio l'ultimo giro di diminuzioni per riportare al numero di partenza di catenelle, che erano nel mio caso 6. Quindi vado a lavorare 6 maglie bassissime. Quindi vedete che se piego il pollice ho ricostruito praticamente la parte del pollice in questo modo qua. Adesso però io non torno indietro per lavorare le 6 maglie bassissime, ma semplicemente proseguo lavorando tutti questi scalini per riagganciarmi alle maglie di questo giro qua. Senza quindi fare la catenella vado a lavorare queste 2 maglie bassissime, quindi adesso sono diventate 8 e lavoro il primo scalino. Quindi qui è dove c'è l'asola del punto sotto e questa è la gambetta. Entro dentro, tiro fuori il filo e vado a inserirmi nella maglia successiva di questo giro qua e faccio la maglia bassissima. Nella maglia successiva faccio un'altra maglia bassissima e adesso mi devo agganciare a questo scalino qua. Quindi rientro nella gambina, tiro fuori il filo e lavoro la maglia bassissima. Faccio la maglia bassissima nel successivo punto. Vi ricordate, avevamo lasciato di volta in volta 2 maglie e adesso devo andarle a rilavorare tutte. Rientro nella gambina e lavoro l'altro scalino. Faccio la maglia bassissima nel punto successivo, rientro nella gambina, tiro fuori il filo e lavoro anche quest'altro gradino. Lavoro l'ultimo scalino ed ho lavorato tutti gli scalini. Quindi una volta terminati di lavorare gli scalini, se voi provate a piegare il pollice vedete che ha già la forma. Io adesso devo andare a terminare questa riga qua, quindi proseguo facendo una maglia bassissima in ogni maglia fino alla fine del giro. Posso togliere anche il marcapunti. Faccio l'ultima maglia bassissima prendendo entrambe le asoline, una catenella. Nel prossimo giro io dovrò andare a ripetere le maglie bassissime risalendo tutta la diagonale fino all'ultima maglia, che è questa posto in cima. Dopodiché dovrò piegare il pollice e cucire le maglie in modo da chiuderlo. Quindi fatta la catenella, volto il lavoro e vado a fare le maglie bassissime. Lavoro l'ultima maglia bassissima prendendo entrambe le asoline, una catenella, giro il guanto in questo modo qua e adesso io dovrò andare a chiudere la parte del pollice con 6 maglie bassissime che mi corrispondono alle 6 catenelle che avevo fatto all'inizio
per creare il pollice. Prendo il filo che è attaccato al gomitolo e me lo tengo sempre qui davanti. Dopodiché vado praticamente a inserire l'uncinetto prendendo solo un'azola, quindi in questo modo qua. Dopodiché vado a prendere solo l'asolina posteriore, faccio passare il filo e cucio insieme in questo modo qua. Ve lo faccio rivedere. Quindi questa l'ho già lavorata, vado nella successiva, prendo solo quest'asola qua, vado dall'altra parte e prendo solo l'asolina più esterna, che è questa qua. Prendo il filo che è attaccato al gomitolo e lo faccio passare attraverso tutti e tre gli anellini. In questo modo ve lo faccio vedere un'ultima volta, quindi entro nell'asolina, entro nell'asola dell'altra maglia, prendo il filo e lo faccio passare attraverso tutti e tre gli anellini. In questo modo io ho fatto la mia cucitura. Quindi vado avanti. Se voi ad esempio avete fatto per fare il pollice 8 catenelle, fate 8 cuciture e così via. Terminate le mie 6 cuciture, proseguo facendo una maglia bassissima verso il polso in ogni maglia. Quindi faccio la settima e la segno con un marcapunti, perché dopo mi servirà. Quindi proseguo facendo una maglia bassissima in ogni maglia fino alla fine del giro. Termino il giro facendo l'ultima maglia bassissima, una catenella e volto il lavoro. A questo punto dovete contare le maglie partendo dal marcapunti dove vi ho detto di metterlo prima, nella settima maglia. Contate quante maglie ci sono fino alla fine del giro, nel mio caso sono 28. Partendo poi dalla punta del guanto, contate le maglie che vi servono per riportare il numero totale dei punti a 40, quindi nel mio caso 12, e segnate la maglia. Quindi inizio il giro facendo una maglia bassissima in ogni maglia fino al primo marcapunti che abbiamo messo. Entro nella 28esima, che è quella segnata con il marcapunti, tiro fuori il filo, ma non faccio subito la maglia bassissima. Vado a togliermi il marcapunti, giro un po' il lavoro e a questo punto vado ad inserirmi qua in questa maglia qui. In questo modo non si formerà lo spazio, quindi tiro fuori il filo e vado a fare la mia maglia bassissima in questo modo. Se io avessi lavorato la maglia bassissima, la 28esima maglia bassissima, normalmente sarei dovuta saltare da qua fino a quest'altra maglia segnata. Stessa cosa faccio per arrivare all'altra maglia segnata con il marcapunti, quindi entro in tutti gli spazi disponibili tirando fuori il filo senza fare il punto. In questo caso 3 anellini. Entro poi nella maglia segnata con il marcapunti, tiro fuori il filo e faccio la maglia bassissima. In questo modo non si creano spazi all'attaccatura del pollice, quindi vado a togliermi il marcapunti e avendo contato le maglie finisco il giro sapendo di essere ritornata al numero iniziale di maglie bassissime, quindi nel mio caso 40.
una catenella, ho fatto la mia prima metà del guanto, ho lavorato tutto il pollice ed ho anche chiuso in questo modo qua. Adesso io devo andare a lavorare esattamente gli stessi giri che ho lavorato per fare il pannello davanti, quindi devo andare a lavorare altre 3 trecce, per cui ripartendo dal giro numero 2 vado a lavorare, nel mio caso sono 3 trecce, voi dipende dal filato che avete utilizzato e anche dalla larghezza che volete dare al guanto, e ci vediamo alla fine della lavorazione dell'ultima treccia per vedere come chiudere insieme il guantino. Terminate anche le altre 3 trecce, il guanto è praticamente finito. Adesso dobbiamo andare a cucire tutta questa parte qua e la cuciremo nello stesso modo in cui abbiamo cucito il pollice. Quindi metto il filo, quello attaccato al gomitolo, sempre davanti a me, in questo modo qua. Avvicino i 2 lati del pannello, entro in una sola asolina delle maglie di questo lato qua e contemporaneamente vado a prendere l'asolina della maglia dell'altro lato del pannello. Passo il filo in tutti e 3 gli anellini e faccio una maglia bassissima. Ripeto il procedimento per tutte le maglie, quindi io avevo fatto 40 maglie bassissime, dovrò fare 40 cuciture. Entro in questa asolina qua, entro nella successiva asolina, prendo il filo e lo faccio passare attraverso tutti e 3 gli anellini. Quindi continuate in questo modo fino alla fine del pannello. Terminata quindi l'ultima cucitura, faccio una catenella e allungo abbastanza il filo. Ne taglio un pezzo abbastanza lungo e siccome il motivo a treccia va, diciamo, a scampanare un pochino, finché è sul polsino non è così fastidioso, però in punta risulta abbastanza brutto. Quindi con l'ago da lana adesso io vado a stringere tutto il bordino superiore. Con l'ago da lana vado a inserire il filo passando in questo modo, quindi vado praticamente a prendere tutte queste costoline qui. In questo modo stringo leggermente la punta, quindi faccio tutto il bordino fino a ritornare al punto da cui sono partita. Dopo che ho passato tutto il filo, quindi sono ritornata da dove ero partita, stringo leggermente appena appena in questo modo qua, in modo da stringere i lati, e vado a bloccare il tutto con un nodino. Mi raccomando, il nodino fatelo nell'interno del guanto, in questo modo qua. Dopodiché andiamo a nascondere questo filo tra le maglie all'interno del guanto, sempre utilizzando l'ago da lana. Quindi nascondo il filo in questo modo qua. Prima di tagliarlo riprovo il guanto e
direi che ci siamo. Quindi posso andare a tagliare questa codina qua. Quindi andate a nascondere, sempre utilizzando l'ago da lana, anche l'altra codina. Ecco i guantini finiti. Se vi è piaciuto il video vi invito a iscrivervi al canale e a mettere un mi piace, a commentare, e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!